Sono Kiki e vi do il benvenuto sul canale. Nel video di oggi lavoriamo per concludere questo modello di Kingdom Death Monster, dipingendole l'incarnato. Tempo fa sul canale ho realizzato un video dedicato alla creazione di una tabella di riferimento per incarnati caldi e freddi, partendo dall'unione di ocra e terra bruciata in proporzioni diverse, oltre ad altri esempi di incarnato. È un esercizio molto utile che permette di capire quanto possiamo spaziare negli incarnati con pochi semplici colori, senza bisogno di possederne tanti. Se ve lo siete perso, ve lo lascio qui sotto in descrizione. Oggi utilizziamo proprio una di quelle tonalità, pallida e calda. Come detto, useremo l'ocra e terra bruciata, colori che non sempre mantengono questa nomenclatura nei colori da modellismo. Io utilizzerò quelli più simili tra quelli che ho a disposizione. Se utilizzassimo gli AK potremmo optare per medium flesh tone e deep brown, con i chimera, red oxide e yellow oxide, mentre per scale color artist burnt sienna e yellow ocre. Proprio questi due sono quelli che ho scelto di utilizzare oggi. Già disponendo sulla wet palette i due colori e creando due mix diversi in cui in uno abbiamo il 70% di terra di siena e il 30% di ocra e viceversa, notiamo una grande differenza di tonalità. La svolta si è poi aggiungendo bianco e nero gradualmente. Il bianco fin da subito ci darà l'idea di quanto possiamo spaziare con luci e ombre, mentre con il nero dovremo stare molto attenti alle quantità inserite. Otteniamo due scale molto diverse e nell'esempio di oggi ci concentreremo su quella di destra, più tendente al giallo. Il modello ha molti elementi già dipinti, seppur non rifiniti, mentre come base della pelle ho applicato in fase di primer Light Skin di Molotov, in previsione di realizzare un incarnato pallido. Partiamo quindi da un tono intermedio con pochissimo bianco per la base. Come pennelli, al momento sto utilizzando quelli di Mindwork, di cui trovate il link qui sotto se volete dare un'occhiata, dalla punta molto lunga. Stendiamo questo colore su tutte le porzioni di pelle scoperta. Ecco come appare una volta applicato ovunque. Al momento è veramente molto giallognola, ma non preoccupatevi che presto si mitigherà. Aggiungiamo quindi del bianco alla miscela e creiamo una versione più luminosa e meno satura, che applichiamo con precisione sulle zone voluminose, quindi petto, addome, assecondando l'anatomia del modello che stiamo dipingendo, viso e gambe, soprattutto nelle sezioni frontali. Già così ha un aspetto meno innaturale, con il colore molto intenso solo nelle ombre. Ma ora passiamo ad una versione ancora più chiara, seppur di poco. La utilizziamo solo all'interno delle aree segnate prima, senza mai sforare e perdere di vista il gradiente cromatico che gli step precedenti hanno creato. Così facendo, enfatizziamo solo i punti più voluminosi, anche grazie alle ombre che fanno da cornice. Sulle gambe inseriamo questo colore così chiaro solo in aree ristrette per non dare la stessa illuminazione a viso e gambe. A questo punto, con pochissimo colore sul pennello, un mix tra lo step 2 e quello più luminoso, inseriamo piccolissimi trattini di colore per sfumare appena le transizioni. La miniatura è poco più grande di 4 cm, quindi visivamente apparirà sfumata anche senza un lungo lavoro di sfumature. Prima di passare al viso dobbiamo intensificare un pochino le ombre per creare maggiore contrasto. Diluiamo a velatura il mix con un accenno di nero e tenendo pochissimo colore sulla punta del pennello lo applichiamo con precisione. Enfatizziamo la rotondità delle gambe e scuriamo i profili per separare meglio gli elementi tra loro, come gli abiti e i capelli.
A questo punto possiamo dedicarci al viso, cominciando dalla mandorla degli occhi in cui inseriamo il colore usato per le luci o schiarendolo appena. Con quello usato poco fa per le ombre creiamo il contorno con linee molto sottili, che qui fungerà da ciglia ma anche da make-up marcato. Cerchiamo comunque di ispessire la linea superiore e poi inseriamo anche l'iride scura al centro, lasciando poco spazio a destra e a sinistra. Nella parte inferiore dell'iride inseriamo un puntino più chiaro che darà luce al tutto. Sul canale trovate un video tutto dedicato agli occhi che vi lascio qui sotto in descrizione. Prima di vedere come integrare l'incarnato con la luce della lanterna, aggiungiamo un paio di dettagli per arricchire il modello. Con un mix di terra bruciata e nero, diluito e poi applicato con grande precisione, inseriamo una sorta di trucco cicatrice sulle guance che segue la traccia già presente sul modello. Se ci viene troppo spessa, possiamo sempre sistemare utilizzando i colori usati poco fa per l'incarnato, che poi possiamo usare appena diluiti sopra il segno scuro per integrarlo meglio con la pelle. Facciamo lo stesso anche sulle cicatrici sparse qua e là sul corpo e volendo potremmo sbizzarrirci con dei tatuaggi inventati. A questo punto siamo pronti a rendere più credibili queste lanterne, alle quali per ora ho creato solo una base bianca per dare luminosità e le fiamme magenta via via che ci si allontana dal centro. Per ottenere il meglio dai colori fluo io consiglio di mischiarli al colore classico più vicino al livello cromatico, in questo caso il magenta. Con questo mix enfatizziamo le fiamme più lontane e i profili esterni della lanterna. Aggiungiamo del bianco alla miscela e creiamo un mix che ci permette di sfumare e ripulire, in modo da rendere più morbido il passaggio dal centro chiaro alle fiamme più colorate. Una volta fatto, riprendiamo lo stesso mix intenso e privo di bianco usato per le fiamme colorate. Lo alleggeriamo appena e lo passiamo con delicatezza sul corpo, dal lato rivolto verso la lanterna. Una volta posizionato, sempre in quantità veramente limitata, finché è ancora bagnato, possiamo anche farlo leggermente sparire nelle piccole sezioni più lontane per creare un gradiente senza sforzo. Con gli OSL siamo sempre in tempo a intensificare l'intensità nei punti in cui vogliamo farlo, quindi meglio partire molto cauti. Lasciamo asciugare e ripassiamo solo nella zona più vicina alla luce, così da dare maggiore intensità. Una volta fissato il focus, possiamo anche allargarci coerentemente con l'alone rotondo generato dalla luce e colorare appena anche gli altri elementi. Sta poi a noi e alla nostra sensibilità e gusto creare luci più o meno intense in base a quello che vogliamo creare sul personaggio. E dopo aver sistemato allo stesso modo anche l'altra lanterna, questo è quindi il risultato finale. Io spero che anche questo video vi possa essere utile per le vostre miniature e vi invito a farmi sapere qui sotto nei commenti se proverete a fare l'esercizio sugli incarnati di cui vi ho parlato a inizio video, che trovate qui sotto. Io come sempre vi ringrazio di aver visto il video fino alla fine, vi do appuntamento al prossimo e fino ad allora siate creativi.